L'anno senza estate. Come l'eruzione del Tambora cambiò il mondo. Immagina di vivere nell'anno 1816, in una tranquilla cittadina d'Europa o d'America. È estate, ma le giornate sono incredibilmente fredde, tanto che i campi sono coperti da uno strato di gelo come se fosse autunno inoltrato. La gente si stringe nei cappotti, incredula, mentre si fa strada attraverso strade deserte, sotto un cielo grigio e opprimente. È come se la natura stessa avesse dimenticato che era giunta la stagione del sole. Ma la spiegazione di questo fenomeno è distante migliaia di chilometri, nascosta in un'eruzione vulcanica avvenuta su un'isola lontana. Questo è l'incredibile racconto dell'anno 1816, conosciuto come l'anno senza estate, una storia che mescola catastrofi naturali, cambiamenti climatici improvvisi e l'impatto profondo che un singolo evento in Indonesia ebbe su tutto il pianeta. E al centro di tutto c'è un protagonista, il vulcano Tambora. L'eruzione del Tambora, un evento epocale. L'11 aprile 1815, sull'isola di Sumbawa, in Indonesia, il monte Tambora esplose con una violenza inaudita. Quell'eruzione fu così potente da essere considerata una delle più devastanti mai registrate. La cima del vulcano, che originariamente raggiungeva circa 4.300 metri, crollò, lasciando un'enorme caldera di 6 chilometri di larghezza. In un istante, la geografia dell'area venne trasformata e il mondo intero iniziò a subire le conseguenze di quella gigantesca esplosione. Il Tambora emise una quantità impressionante di ceneri vulcaniche, lapilli e gas nell'atmosfera superiore. Si stima che furono rilasciati circa 150 km cubi di materiale, tra cui grandi quantità di anidride solforosa, che una volta nell'atmosfera si combinò con il vapore acqueo per formare aerosol di solfati. Questi aerosol riflettevano la luce solare, causando un raffreddamento globale che influenzò il clima per anni. Ma l'impatto immediato dell'eruzione fu locale. L'isola di Sumbawa fu devastata, con oltre 71.000 persone morte a causa dell'eruzione diretta o delle carestie e malattie che seguirono. I racconti degli abitanti delle isole circostanti parlano di giorni di oscurità assoluta, con la cenere vulcanica che ricoprì il sole per settimane. Ma ciò che accadde poco dopo non riguardò solo quelle terre lontane, bensì l'intero pianeta. Un mondo sotto l'ombra del vulcano, l'anno senza estate. Nel corso del 1816, il mondo cominciò a percepire le conseguenze della gigantesca eruzione. Le temperature globali si abbassarono di circa 0,47 gradi Celsius, ma l'impatto fu molto più marcato in alcune aree. Il fenomeno più drammatico fu il raffreddamento repentino dell'emisfero settentrionale, dove l'estate del 1816 si trasformò in un incubo gelido. In Europa e Nord America le cronache parlano di un clima bizzarro, tempeste di neve a giugno, gelate in luglio e temporali violenti. In Svizzera, la neve coprì le montagne persino in pieno luglio e in molte città europee i raccolti vennero distrutti, causando una grave carenza di cibo. I campi che solitamente erano rigogliosi di frumento, orzo e patate si seccarono sotto il freddo implacabile. La scarsità di cibo fece schizzare i prezzi, alimentando tensioni sociali e sfociando in rivolte in alcune città europee. Negli Stati Uniti orientali la situazione non era diversa. Il New England e il Canada furono duramente colpiti. Nevicate estive, ghiacci sui laghi e carestie segnarono l'intero anno. I contadini, sconvolti dalla rovina dei raccolti, non poterono far altro che guardare impotenti mentre le loro terre, solitamente fertili, si trasformavano in desolati vaggi invernali. L'estate del 1816 fu così anomala che divenne nota con vari soprannomi. L'anno senza estate, l'anno della povertà o l'anno in cui il sole non brillò. La causa, tuttavia, non era nota a quei tempi. La scienza del clima era ancora agli albori e molti attribuirono questi eventi a fenomeni sovrannaturali o divine punizioni. Le ripercussioni. Fame, malattie e rivolte. Le conseguenze sociali ed economiche dell'anno senza estate furono disastrose. In Europa, già stremata dalla fine delle guerre napoleoniche, la carestia dilagò. Le città si riempirono di persone in cerca di cibo e lavoro. In Francia, Germania e Svizzera si verificarono rivolte del pane, mentre la fame spingeva le persone al limite. In Irlanda, un altro evento catastrofico si abbatté sulla popolazione: la carestia delle patate, che causò un aumento della mortalità e un'emigrazione di massa.
Gli agricoltori, privati del raccolto principale, non avevano abbastanza cibo per sfamare le proprie famiglie e le malattie come il tifo e il colera si diffusero rapidamente in Europa. Oltre all'impatto sulla salute e la sopravvivenza delle persone, anche l'economia ne risentì fortemente. I prezzi dei generi alimentari aumentarono vertiginosamente, portando molte famiglie a vendere proprietà o a emigrare in cerca di condizioni migliori. L'impatto sulla cultura. Da Frankenstein al romanticismo. Nonostante il caos, L'anno senza estate ebbe anche un sorprendente effetto sulla cultura e la creatività. Uno degli esempi più celebri è legato alla scrittrice Mary Shelley. Nell'estate del 1816, Mary, insieme a suo marito Percy Bysshe Shelley e ad altri intellettuali, tra cui Lord Byron e John Polidori, si ritirò in una villa vicino al lago di Ginevra. Le incessanti piogge e il freddo costrinsero il gruppo a trascorrere molto tempo al chiuso, e in quelle lunghe giornate di reclusione nacque l'idea di una sfida letteraria: scrivere storie di terrore. Da questa sfida, Mary Shelley creò uno dei romanzi più influenti della storia, Frankenstein, un racconto gotico che esplora i limiti della scienza e la creazione della vita. Anche Lord Byron e Polidori scrissero racconti horror, tra cui Il vampiro, che gettò le basi per il mito moderno dei vampiri. L'atmosfera cupa e la sensazione di impotenza causata dall'oscurità permanente e dal clima insolito si riflettono nel tono macabro e nelle tematiche di questi racconti. Ma non solo la letteratura venne influenzata. Anche la pittura romantica, con la sua enfasi sulla natura selvaggia e incontrollabile, ricevette un impulso creativo dall'Anno senza estate. I cieli drammatici e i paesaggi inquietanti che venivano dipinti all'epoca rispecchiavano la realtà di un mondo sconvolto dalle forze della natura. Lascito e lezioni per il futuro. L'eruzione del Tambora del 1815 e l'Anno senza estate del 1816 ci ricordano quanto il nostro mondo sia vulnerabile ai capricci della natura. Anche oggi, fenomeni simili potrebbero verificarsi. I vulcani restano una delle forze potenti e incontrollabili del pianeta, e un'eruzione simile potrebbe avere conseguenze devastanti per l'umanità, in un mondo molto più popolato e interconnesso di quanto lo fosse nel XIX secolo. Inoltre, ci offre una lezione preziosa sui cambiamenti climatici improvvisi e sugli effetti delle alterazioni atmosferiche. La comprensione di questi fenomeni ci permette di sviluppare strategie di resilienza e adattamento, particolarmente importanti nel contesto dei cambiamenti climatici contemporanei. L'epoca del Tambora, pur se antica, ha lasciato una traccia indelebile nella storia umana, facendoci riflettere sul fragile equilibrio tra la civiltà e le forze della natura, e su come eventi lontani possano trasformare il mondo in modi inaspettati e drammatici.